Nello scorso video ho detto, vi ricordate quando vi ho fatto vedere nei video precedenti che quando uso la Vinavil non uso mai il pennello ma uso le dita? Perché io mi dimentico sempre di lavarli e quindi ora questo è da buttare. Dobbiamo tagliare questo quadrato perché così mi potrà permettere, finché il plastico resta qui, di mettere le mani qua dietro per andare a usare la presa che c'è qui dietro. Ovviamente al proprietario questa parte qua non interessa tenerla aperta in quanto lui non potrà accederci perché in questo punto avrà proprio il muro di casa e quindi faremo all'interno del plastico un pozzo di ispezione per poter accedere eventualmente alla pulizia dei binari laddove serve. Colpo di raspa. Nello scorso video ho detto, vi ricordate quando vi ho fatto vedere nei video precedenti che quando uso la Vinavil non uso mai il pennello ma uso le dita? Perché io mi dimentico sempre di lavarli e quindi ora questo è da buttare. Purtroppo è un'abitudine, quindi... Quella che vedete è l'asse da stiro, ex asse da stiro di mia moglie, gentilmente donata per poterla utilizzare come banco di lavoro. Ok raga, facciamo un po' di chiarezza. Dunque, adesso sono arrivato a questo punto. Quello che avete visto poco fa era soltanto il primo dei tanti tagli che mi sono preparato durante questa fase. Ci ho messo alcune ore, ma mi sono preparate delle dime che adesso vi faccio già vedere, già pronte per l'installazione del layout, quindi tutta la parte mancante che manca qui, diciamo tra virgolette detta volgarmente lo scheletro delle montagne, da mettere in questo punto. Ho fatto già pulizie, ho fatto dei tagli su misura di cui ho perso veramente tantissimo tempo ed ero talmente scomodo a farlo che ho preferito non filmarlo in quanto ero in posizioni veramente scomode e la luce non era al massimo, ero praticamente fuori dal garage, quindi c'era il sole, insomma una situazione praticamente tutta a mio sfavore, ho preferito non filmarlo. Ma semplicemente ho fatto dei semplici tagli usando sempre lo stesso legno di pioppo da 1 centimetro di spessore e ho fatto tutte le sagome passo passo, pezzo per pezzo, segnandomele dal 2 al 6. Infatti quella che vedete posizionata qui è la numero 1, ora vedremo la 2, la 3, la 4, la 5 e la 6 a completare diciamo quest'angolo. Infatti le dime sono qua, vedete, questa è la 2, ho segnato sopra, e ho creato ad ognuna di esse già il posizionamento con in alcuni punti da dove serviva un angolare e nelle parti sotto ho messo già dei basamenti d'appoggio con già la vitina pronta praticamente all'inserimento. Ho usato delle viti autofilettanti e ovviamente ho messo il Vinavil. Questa è già la base del numero 2. Questa è la numero 3, ok? Vedete che sono già tagliate con una sagoma ben precisa. Questa che sembrerebbe un pappagallo di stile geroglifico egizio è la numero 3. No, scusate, questa è la numero 4. Poi abbiamo la 5, ok, è una sagoma un po' ambigua, ho lasciato questo passaggio per infilarci il braccio, ok, tutto studiato. E questa è la numero 6 che va a determinare la fine di questa parte angolare. Ma ora andiamo ad installarli. Ok, questa è la numero 2, vedete ho già i basamenti pronti, non devo fare altro che appoggiarla nel punto dove avevo già segnato prima, qua sotto voi non lo vedete, e vado a bloccare praticamente le vitine che mi sono già predisposto.
La posizione da questa parte ovviamente è ancora comoda in quanto la parte di questo legno è molto bassa, quindi riesco in qualche modo ad arrivarci. Ora abbiamo la numero 3 che andiamo a posizionare in questo punto, ok? Esattamente qui. Ecco qua il nostro pappagallo egizio e andiamo a metterlo da questa parte. Forse potrebbe essere un'aquila, non lo so. Qua abbiamo la numero 5 che andiamo a piazzare esattamente in questo punto. E per completare questa zona, la ultima la andiamo a mettere proprio in questo punto. Ok, anche qua abbiamo uno spazio per infilare il braccio e arrivare qua dentro per eventuali lavori, ok? Ok ragazzi, tutta questa zona è bloccata e pronta per ospitare la nostra eventuale rete. Ora dobbiamo finalmente proseguire con l'altro pannello. Ho già un pannello intero, ovviamente da tagliare, e partiamo da questa misura. Vi ricordate l'altra volta eravamo arrivati a una misura di 39 quasi 40 e ora da 40 con questo pannello che andremo ad aggiungere arriveremo a 47. Praticamente da quel punto arriveremo qua sopra a un massimo di 47 cm. Andiamo a fare il taglio creando i nostri effetti sinusoidali casuali per creare l'effetto montuoso. Partiamo da questo, facciamo a 47. Ok raga, appoggiamo questo pannello e andrà a finire qui. Ok, quindi siamo arrivati a buon punto. Nel prossimo video andremo avanti mettendo l'altro pezzo da questa parte e cominceremo a fare le discese anche da questa parte.